Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Mi dispiace, sono un po' raffreddata, sono stata un po' malata in questi giorni, ancora non sono al 100%, però eccomi qua. Lo so che è un po' di tempo che non posto un video in italiano, quindi mi dispiace. Stavo caricando le batterie qua e dato che ho ricevuto molte risposte positive dal video che ho fatto del 15 parole in inglese che dovete imparare, ho pensato perché non faccio un video con qualche idioma che usiamo in inglese, almeno negli Stati Uniti. Non posso parlare per l'inglese in Inghilterra, però questi sono gli idiomi che usiamo negli Stati Uniti spessissimo. Cominciamo! Oggi ho 10 idiomi che usiamo in inglese. Primo idioma, a walk in the park e a piece of cake. A walk in the park letteralmente vuol dire una passeggiata nel parco e a piece of cake vuol dire un pezzo di torta. Questi due idiomi in italiano vogliono dire una passeggiata, che vogliono dire così facile. Sì, com'è andato quel test, quell'esame? A piece of cake or a walk in the park, che vuol dire che è stato facilissimo. Prossimo, it costs an arm and a leg. Per esempio, se qualcuno ti chiede quanto è costato il tuo iPhone 10? La risposta potrebbe essere it costs an arm and a leg, che letteralmente vuol dire che è costato un braccio e una gamba. In italiano voi dite che costa un occhio della testa. Andiamo avanti. Break a leg. Questo se qualcuno ti dice buona fortuna se hai un esame o se hai una recita o una presentazione, qualsiasi cosa che devi avere un po' di fortuna, noi diciamo break a leg, che letteralmente vuol dire spero che rompi una gamba. Ma in italiano voi dite in bocca al lupo. Quindi in tutte e due le lingue non hanno senso, nel senso che perché devi rompere una gamba per prendere la fortuna e perché devi andare nella bocca del lupo per prendere fortuna. Quindi idiomi a me piacciono moltissimo perché qualche volta non ce l'hanno il senso. Hit the books. Hit the books tonight, I'm gonna hit the books. Cosa fai stasera? Domani ho una verifica in, non so, storia, quindi stasera I'm gonna hit the books, che letteralmente vuol dire voglio picchiare i libri. Ma noi diciamo questo per studiare. Stasera sarò sotto i libri, I'm going to hit the books. Picchierò i libri. Ok, questo lo sento spesso, ma pure lo dico spesso in inglese. Diciamo it's not my first rodeo. Che cos'è un rodeo? Un rodeo è un tipo di fiera dove di solito nel sud, negli Stati Uniti, dove vedi cowboys, le mucche, montagne russe, questo tipo di cose. E noi diciamo guarda, non è it's not my first rodeo, per dire a qualcuno che non è la tua prima volta per fare qualcosa. E in italiano penso che dite non sono un principiante. Quindi se qualcuno dice stai attenta perché non devi fare così, ma se tu l'hai già fatto un paio di volte puoi dire it's not my first rodeo, non sono un principiante. Questo lo diciamo spesso. Let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag letteralmente vuol dire lasciare il gatto fuori la busta, e questo vuol dire in italiano
come vuotare il sacco, penso, dire una cosa nascosto. Per esempio, se tu hai un segreto e non devi dire a nessuno, però qualcuno, il tuo migliore amico, ti chiede che cosa c'è, puoi dire, vabbè, penso che è già l'ora per let the cat out of the bag. O se qualcuno sa che tu hai già detto questa cosa, possono dire, yes, Sophie, let the cat out of the bag. The secret's out. Quindi il segreto è già uscito fuori, Sophie ha vuotato il sacco. She let the cat out of the bag. Hit the nail on the head o you nailed it. Vogliono dire praticamente la stessa cosa. Tutte e due hanno la parola chiodo dentro questa frase. Per esempio, hit the nail on the head vuol dire mettere il chiodo così. You nailed it vuol dire, non c'è senso. You nailed it letteralmente vuol dire che tu l'hai inchiodato. E non è non voglio che voi confondete però, perché non è lo stesso significato di inchiodare, che vuol dire che ci sono le prove contro di te. No, questo vuol dire, queste due frasi vuol dire di fare una cosa perfettamente. Per esempio, se tu hai preso 10 puoi dire you nailed it, l'hai fatto perfetto. O se qualcuno ti ha chiesto una domanda molto difficile e tu hai risposto con una risposta bellissima, loro vi possono dire you nailed it, you nailed it. Questo è praticamente la stessa cosa in italiano. Noi diciamo miss the boat, che vuol dire che ho perso la barca, ma in italiano è hai perso il treno. Quindi praticamente hai perso un'opportunità. You can't judge a book by its cover. Che questo letteralmente vuol dire che non puoi giudicare un libro da solo la foto. Che in italiano è non fidarsi delle apparenze, penso. Quindi è un po' diverso, ma sì, non puoi giudicare un libro dall'immagine, perché qualche volta il libro è bellissimo, la storia è bellissima, ma la foto di fronte fa cagare. Però qualche volta il libro ha la foto stupenda, ma la storia dentro è niente di che, non è un granché. E questo lo puoi usare pure nella vita, con una persona, con una situazione, lo usiamo spesso. Ok, l'ultimo che noi diciamo, che per me questo è stato un po' difficile tradurlo in italiano, o provare un idioma in italiano così, ma noi diciamo to scratch someone's back, che letteralmente vuol dire grattare la schiena di qualcuno. Che noi diciamo questo per dire, se io faccio un favore per te, tu fai un favore per me nel futuro, speriamo magari. Quindi è aiutare qualcuno assumendo che l'altra persona mi restituirà la favore. Quindi I'll scratch your back if you scratch mine, vuol dire che io ti gratto la tua schiena se tu mi gratti la mia. Un po' strano, ma lo diciamo spesso. Ok ragazzi, questi erano le 10 idiomi che volevo cominciare. Abbiamo un botto ancora, quindi spero che vi sia piaciuto questo tipo di video. E se sì, non dimenticate a mettere un pollice in su, così magari posso continuare con altri idiomi. Non lo so se questo è utile per voi, però a me mi è piaciuto, perché in italiano ancora sto imparando tutti gli idiomi, perché ho scoperto che quelli in inglese non sempre hanno la stessa significazione di quello in italiano. Quindi questo. Va bene ragazzi, grazie mille. Non dimenticate di iscriversi se ancora non siete iscritti. E alla prossima! Ciao!